Buongiorno, oggi faremo la manutenzione ai cuscinetti delle ruote di questi pattini per uso professionale e quindi la prima cosa che andremo a fare è quello di svitare le ruote. Per svitare queste ruote useremo una chiave con bussola da 11 mm per rimuovere il dado autoserrante da questa ruota. Dopo aver smontato le ruote, rimuoviamo questa polvere, questi capelli dalla piastra. Dopodiché dobbiamo effettuare la rimozione di questi cuscinetti. Possiamo utilizzare stesso la filettatura della piastra, oppure possiamo utilizzare un perno filettato di diametro massimo di 7 mm, oppure dobbiamo acquistare un apposito estrattore. Possiamo procedere ad esempio con questo perno, leggera pressione e vengono via. Se volete utilizzare la filettatura della piastra del pattino, agite in questo modo leggermente, basta pochissima forza. Per la pulizia prendete una vaschettina, immergete all'interno i cuscinetti, per pulire vi servirà uno sgrassatore. Io ho già a disposizione il petrolio bianco perché lo uso anche per fare altri lavori sullo scooter o sulla bicicletta. Sempre per la bicicletta c'è l'apposito sgrassatore per le catene e per la trasmissione della bici. Ho un semplice sgrassatore, in questo caso Chanticleer, ma va bene un qualsiasi sgrassatore. Lasciamo agire qualche minuto.
Se vogliamo velocizzare l'asciugatura dei cuscinetti possiamo utilizzare una pistola d'aria compressa in modo tale che oltre alla naturale evaporazione, in questo caso del petrolio bianco, si asciuga molto prima. Una volta che abbiamo pulito i cuscinetti delle ruote possiamo utilizzare come lubrificante Svitol VD40 CRC, quello che noi abbiamo, quello che preferiamo. Allora, questa è la velocità di rotazione del cuscinetto senza aver utilizzato lo Svitol. Adesso vediamo se con lo Svitol riusciamo a ottenere una maggiore fluidità. Basta spruzzarne in una parte, qui in basso, un colpetto è fatto, e lo lasciamo girare per farlo agire su tutte le sfere del cuscinetto. Non esageriamo con lo Svitol, perché se poi dal cuscinetto va sulla ruota dopo diventa una situazione molto scivolosa. Ecco, adesso già non si sente quasi più rumore. Questa operazione la facciamo su tutti i cuscinetti. Questo era bloccato, vedete, adesso gira. A questo punto non ci rimane altro da fare che andare a installare i cuscinetti nella sede della ruota. Prendiamo il cuscinetto, nella parte aperta, cioè dove vediamo le sfere, la inseriamo nell'interno della ruota. Schiacciamo con le dita ed è entrata. Quindi prendiamo sempre il nostro cuscinetto, le sfere all'interno e la parte coperta all'esterno. Quando montiamo la ruota con i relativi cuscinetti inseriti, per essere sicuri che i cuscinetti siano andati in sede, ci conviene prima stringere bene il dado autoserrante. Dopo che farà un po' di forza, lo riallentiamo. Vedete, se non gira vuol dire che è ancora troppo stretto. Adesso invece gira.